Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Andare in o andare a? Questo è il dilemma. È il dilemma che affligge tutti gli studenti di italiano, dai principianti agli avanzati, perché in effetti è un po' un casino. La preposizione in e la preposizione a si utilizzano con i luoghi. In particolare, il luogo in cui ci si trova, e in quel caso si utilizzeranno con il verbo essere e simili, come rimanere, abitare e così via, oppure per indicare il luogo verso cui si va. E in quel caso si utilizzeranno con il verbo andare e simili, come recarsi, per esempio. Si sa, il modo migliore per diventare più familiari con queste espressioni, per internalizzare quando si utilizza in e quando si utilizza a, è immergersi completamente nella lingua italiana e quindi ascoltare il più possibile, guardare film il più possibile, leggere il più possibile. Ma è comunque un processo lento che richiede un po' di tempo. Per questa ragione, nel frattempo, in questo video ho deciso di darvi una mano e quindi di darvi alcune regole, perché per fortuna ci sono alcune regole per distinguere quando si deve utilizzare in e quando invece si deve utilizzare a con il verbo essere o il verbo andare e simili. Vediamole subito. Useremo a con i nomi delle città o dei paesi. Attenzione, paesi con la lettera minuscola, cioè i piccoli centri abitati. Per esempio, abito a Napoli, vado a Caserta. I verbi all'infinito. Vado a fare un po' di jogging. Vado a fare la spesa. Con i nomi dei pasti e quindi colazione, pranzo, merenda, cena. Sono a pranzo da mia cugina. Andrò a cena fuori. Useremo invece in con i nomi di nazioni, regioni, continenti. Abito in Italia. Andrò in Asia. Vivo in Sardegna. Attenzione però ai nomi dei paesi che sono plurali. Infatti, in questo caso non useremo semplicemente in, ma questa sarà accompagnata dall'articolo. Quindi diremo vivo negli Stati Uniti. Vado nelle Filippine e così via. Gli indirizzi che sono caratterizzati dalle parole come via, viale, corso, piazza. Abito in Viale della Repubblica 27. Le stanze della casa, proprio tutte. Soggiorno, cucina, bagno, camera da letto, corridoio, balcone, terrazzo, garage, ripostiglio, veramente tutte. Vado in cucina. L'unica eccezione è rappresentata dalla parola studio, che prenderà l'articolo. Quindi diremo vado nello studio. I nomi dei posti che finiscono in ia. Vado in farmacia. Vado in profumeria. Vado in macelleria. Vado in cartoleria.
Vado in pizzeria. Vado in birreria. Vado in gelateria. Vado in panetteria. Vado in libreria. Vado in tabaccheria. I mezzi di trasporto. Vado in macchina, in aereo, in treno, in tram, in autobus, in nave, in barca, in traghetto, in metro, in moto, in bicicletta, in elicottero, in motorino, in Vespa. Sia nelle frasi in cui vengono utilizzati come mezzi per andare da qualche parte, per esempio vado lì in auto, sia per indicare invece uno stato in luogo. Dove sei? Sono in treno. Attenzione però, ci sono due eccezioni. Vado a cavallo e vado a piedi. Quindi in questi casi utilizzeremo la preposizione a, ma sono gli unici casi. Ok, queste sono molte regole, ma purtroppo non includono tutti i casi in cui utilizziamo in e in cui utilizziamo a. Infatti non esiste purtroppo una altra regola per distinguere tutti gli altri posti, tutti gli altri luoghi in cui dobbiamo utilizzare in o in cui dobbiamo utilizzare a. Dovete insomma impararli a memoria. Voglio però darvi un piccolo aiuto, un piccolo suggerimento, una tendenza, qualcosa che quindi non è una regola, non vale nel 100% dei casi, assolutamente, ma è una cosa che vale nella maggior parte dei casi e che quindi può aiutarvi in caso di disperazione. Quindi se non avete idea di cosa utilizzare tra in e a, provate con questo suggerimento. Nella maggior parte dei casi funzionerà. E cioè dovete sapere che spesso si utilizza la preposizione a con l'articolo con i luoghi maschili. Vado al museo. Vado al mare. Vado al cinema. Vado al parco. Vado al ristorante. Vado al supermercato. Vado allo stadio. Vado al concerto. Vado al negozio. Vado al mercato. Vado al bar. Vado al comune. Vado all'aeroporto. Vado al porto. Vado al centro commerciale. Vado all'ufficio postale. Vado al centro estetico. Vado al casinò. Vado a teatro. Attenzione, teatro non prende l'articolo.
Ma dovete sapere che appunto ci sono delle eccezioni, perché come vi dicevo prima non è una regola vera e propria, quindi ci sono anche dei luoghi che prendono a e che sono femminili. Vado a scuola. Anche questo non prende l'articolo. Vado all'opera. Vado all'università. Vado alla stazione di polizia. Invece ci sono molti nomi femminili che prendono la preposizione in, da sola, senza articolo. Vado in piscina. Vado in spiaggia. Vado in campagna. Vado in banca. Vado in stazione. Vado in chiesa. Vado in biblioteca. Vado in palestra. Vado in montagna. Vado in vacanza. Ma ovviamente anche in questo caso ci sono dei luoghi maschili che prendono in. Vado in centro. Vado in ufficio. Vado in albergo. Vado in hotel. Attenzione a due luoghi in particolare: stazione e ospedale. Questi luoghi, infatti, possono prendere entrambe le preposizioni, senza una differenza di significato. Vado in stazione, vado alla stazione. Vado in ospedale, vado all'ospedale. Un nome particolare invece è casa. Anche questo luogo infatti può prendere le due preposizioni, quindi può prendere a oppure in, ma qui c'è una differenza di significato. Se io dico vado a casa, significa che la casa è la mia destinazione, il luogo verso cui sono diretta. Immaginiamo per esempio che io sono in un qualsiasi altro luogo, sono in pizzeria, sono in ufficio, sono nel centro commerciale e dico vado a casa, cioè quello è il mio ultimo obiettivo, quella è la mia destinazione. Se invece io dico vado in casa, qui sto sottolineando che devo entrare dentro la casa e generalmente utilizziamo questa frase quando siamo nelle vicinanze della casa, però all'esterno. Per esempio, se sto chiacchierando con la mia vicina di casa in giardino, ma è inverno, le posso dire fa freddo qui, andiamo in casa. Quindi dall'esterno, ma nelle vicinanze della casa, andiamo all'interno della casa. Lo so, molte cose. Spero che abbiate preso degli appunti e adesso il segreto sta nel praticare tutte queste espressioni. Il mio consiglio è ogni volta che durante la vostra giornata andate da qualche parte o anche solo sognate di andare da qualche parte, provate sempre a chiedervi cosa direste in italiano. Provate a farlo ogni giorno, in ogni luogo in cui andate, nella vostra casa, nel vostro ufficio, fuori dalla vostra casa, dove volete, e provate a dire ok,
vado in bagno e andate in bagno, oppure vado in stazione, oppure vado in ufficio e così via. Più praticate, più ripetete queste forme, più diventeranno naturali per voi e quindi non sarà un problema utilizzarle nella conversazione. Se fate questo esercizio continuamente ogni giorno, fatemi sapere se funziona e fatemi anche sapere dove siete nel momento in cui state guardando questo video. Se le preposizioni sono un problema, poi non soltanto dal punto di vista di luoghi, ma anche dal punto di vista di tempo, da 2 anni, per 2 anni, di 2 anni, con 2 anni e così via, allora non dovete assolutamente perdervi il video che ho realizzato proprio sulle preposizioni di tempo, quindi le preposizioni quando ci sono le espressioni che riguardano il tempo. Come sempre trovate il video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica, non dimenticate di passare da lernamo.com con tutti anche gli esercizi automatici per mettere in pratica quello che avete imparato. E non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi. Io invece vi aspetto nel prossimo video.